Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Nel video dove ho realizzato l'impianto di aspirazione sul carrello del banco sega e della fresa, avevo lasciato in sospeso la questione delle spine. Ho procurato tutto il necessario per andare a risolvere anche questa situazione. Installerò degli interruttori bipolari che mi consentiranno di scollegare contemporaneamente fase e neutro, rendendo gli elettrotensili più sicuri. E per evitare di avere fili volanti che escono dalle scatole elettriche, installerò una presa a pannello di quelle che si montano dietro il PC. Inizio come al solito col prendere qualche misura e spacchetto tutti i componenti da installare. Assemblo i componenti nelle scatole elettriche . Con una fresa a scalini apro i fori per il tubo di congiunzione. Posiziono le scatole alla misura riscontrata e taglio il tubo. Rimisuro il tutto e traccio dei punti di riscontro per l'installazione. Misuro il connettore e passo all'installazione sulla scatola elettrica. Dopo aver effettuato tutte le lavorazioni, pulisco la scatola con del diluente sintetico per togliere le tracce del pennarello indelebile e inizio la preparazione dei cavi. Applico sui terminali da saldare della pasta saldante per eliminare eventuali impurità e stagno i terminali. Rimuovo i vecchi fili saldati ai terminali dei connettori e installo i nuovi partendo dal centrale. Installo il connettore alla scatola elettrica e inizio il passaggio dei cavi. Andrò ad utilizzare per tutti i fili che andrò a spellare dei capicorda a crimpare singoli e anche doppi. Vi lascio in sovrimpressione lo schema di installazione di una presa bipolare. La linea della presa andrà diretta ai due interruttori, mentre da ogni singolo interruttore partirà una linea dedicata per ogni singola presa. Completate le due coppie di cavetti che andranno alle prese, li installo nelle relative morsettiere. Identifico ogni coppia con un po' di nastro adesivo per non avere problemi col passaggio nel tubo.
Avvito un ponticello per le masse e poi avvito nelle morsettiere i fili provenienti dagli interruttori. Effettuo dei fori per il passaggio delle viti e poi installo tutto sul pannello laterale del carrello. Attacco delle calamite sul gambo dell'inserto per aiutarmi a reggere le viti. Un po' di cable management e delle etichette e anche questo lavoro è completo. E rieccoci amici, lavoro completato. Anche queste piccole cose riescono a darci una mano a rendere le attività più semplici. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per poter vedere altri progetti come questo e per aiutarmi a crescere. In descrizione vi lascerò come di consueto il link ai materiali e agli utensili che mi avete visto utilizzare. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!